Ciao a tutti, benvenuti in Accademia. Oggi prepareremo delle crostate particolari. Saranno delle crostate senza glutine con una crema che ha una tendenza acidula, quindi che nasconde delle insidie nella preparazione. I dolci che amiamo sono quelli che abbiamo sempre sognato, ma ricordatevi che noi vi faremo fare dei sogni diversi perché queste preparazioni sono molto interessanti nelle loro tecniche e vi porteranno molto lontano. Venite con noi. Per preparare la frolla senza glutine abbiamo 160 g di burro, 60 g di polvere di mandorla macinata, 200 g di farina di riso termotrattata, 80 g di zucchero a velo, 10 g di albume, 1 grammo di sale, la scorza di limone e un baccello di vaniglia. È molto difficile trovare in natura delle sostanze che riescano a ricreare la plasticità del glutine. In questo caso noi abbiamo utilizzato la farina di riso termotrattata, che è una farina di riso che è stata sottoposta a un trattamento termico, in questo caso è il vapore, ma nasconde appunto, come dicevo prima, delle insidie sia in lavorazione che in cottura. Partiamo a mettere gli ingredienti in planetaria, sciolgo il sale negli albumi, verso la farina di riso nella bacinella, il burro plastico, morbido ma plastico, la polvere di mandorle. In questo caso possiamo versare tutti gli ingredienti in planetaria. Perché? Perché non abbiamo bisogno di isolare il glutine col grasso, quindi il burro, e allora posso andare e versare tutto insieme. Verso lo zucchero. Sto grattugiando il limone. Beh, la roba più semplice che c'è al mondo. Passo la grattugia e normalmente fanno così. Facendo così mi lascio dominare dal limone e non sono io che domina il limone. Per avere un ottimo risultato aromatico devo grattugiare solo la parte gialla. Se la grattugia la metto in superficie, al contrario, vedo quello che faccio e otterrò non solo un risultato tecnico, ma nelle degustazioni aromatiche esalterò la parte aromatica del limone. Quindi metto i semini di vaniglia, il limone, la scorza di limone, quando parto con la planetaria ovviamente devo impostare una velocità bassa, altrimenti la farina schizza da tutte le parti. Adesso, quando il burro inizia a inglobare le polveri, posso aumentare la velocità. Gli impasti senza glutine risulteranno sempre molto più idratati rispetto agli impasti con la farina di grano tenero 00, quindi dobbiamo rispettare le dosi, non possiamo sbagliare di un grammo. Ora la frolla, vediamo, è lavorabile e non appiccica. Come vedete è un'ottima frolla, non si screpola, è asciutta a sufficienza per lavorarla. Adesso la mettiamo in frigorifero a stabilizzare. La avvolgiamo nella pellicola. Ecco la nostra frolla. È rimasta a riposare per 12 ore, può rimanere in frigorifero anche 2 ore se si ha fretta, ma l'ideale è farla riposare per 12 ore. Ora la stendiamo. È molto importante quando si tira la frolla o qualsiasi pasta di girarla ogni tanto, perché se noi la spingiamo negli angoli qua rimangono più spessi, se la giriamo uniformiamo la stesura degli impasti. Uso il bucasfoglia che serve anche per la frolla, per averla uniformata sia per fare le tartellette
che per fare l'innovazione che farà Deborah. Allora prendo un righello e ritaglio una strisciolina di 25 cm, altezza 2,5. Io ho ritagliato la strisciolina che servirà per il mio dolce. Prendo 3 anelli coppa pasta e li dispongo dal più grande al più piccolo. Prendo la strisciolina, la faccio passare intorno ai coppa pasta, facendo attenzione che il tutto sia simmetrico. Taglio gli ultimi 2 centimetri e lo metto in forno a 170 gradi per 10-12 minuti. La frolla senza glutine dovrà cuocere di più perché è un impasto molto più idratato. Per le tartellette prendo 2 tartellette e un pirottino di carta. Metto il pirottino nella tartelletta più grande, metterò la pasta e poi metterò ancora la tartelletta sopra. La prima per mantenere il contenimento, ma la cosa più importante è che quando metto a contatto il metallo e non l'aria, avrò la stessa cottura all'interno che la parte sotto. Se non cuocio con il metallo, l'aria è un isolante e non permetterà una cottura perfetta, ma avremo 2 cotture che non daranno la gratificazione al palato. Facciamo le tartellette, prendiamo il coppa pasta. Per il coppa pasta guardate la misura, questo qua è troppo piccola e questa qua va bene, perciò tagliamo la pasta. Prendiamo una spatolina, la mettiamo nella tartelletta, gli appoggiamo la tartelletta sopra, eccola qua. La mettiamo in forno a 170 gradi per circa 18 minuti. La mettiamo in frigorifero, mantiene perfettamente la sua fragranza per 15 giorni. Ecco la nostra frolla che è pronta. Tiriamo via il coppa pasta. Effettivamente vedete qui non c'era il metallo e la cottura è più chiara. Se giro, qui non c'era il metallo, qui è più chiaro e qui è più scuro. La tartelletta è tiepida, vedete la cottura da questa parte, vedete la cottura da questa parte che sono uguali, perché appunto ho tolto l'isolante nella cottura che è l'aria. In questo caso è un po' difficile perché abbiamo creato una forma particolare ad hoc. Mi porto avanti con le preparazioni dei decori, per cui prendo un lime e dell'isomalto. Devo fare delle fettine sottilissime di lime. Se avete a disposizione una fettatrice è l'ideale. Possiamo fare questa tecnica con tutta la frutta, dalle mele, le pere, le arance o qualsiasi altra frutta, meno le fragole. Riusciamo a ottenere della frutta in trasparenza molto croccante, o l'isomalt o il trilosio. Lo trovate in certi supermercati specializzati. Passo le fettine di lime nell'isomalto. Le appoggio sul foglio di carta. Lo metto tra 2 piastre. Se non abbiamo le piastre a casa possiamo utilizzare
2 teglie sovrapposte una sopra l'altra, in forno a 70 gradi per almeno 6 ore. Ecco il risultato dopo 6 ore. Per preparare la crema di mango e lime abbiamo 100 g di polpa di mango, 80 g di latte intero di alta qualità, un baccello di vaniglia, 10 g di amido di riso, 60 g di tuorli, 70 g di zucchero, 6 g di gelatina in fogli e 30 g di succo di lime. Metto la gelatina nell'acqua fredda. La gelatina, come tutte le proteine, è incolore, inodore e insapore. Qual è lo scopo di mettere la gelatina nell'acqua? Perché la gelatina è insolubile in acqua. Lo scopo è quello di permettere all'acqua di insinuarsi nei filamenti di collagene. La temperatura di scioglimento della gelatina è appena al di sotto della temperatura corporea, quindi 35-36 gradi. Porto a 60 gradi il latte e il mango. Perché 60 gradi? Perché a 60 gradi le sieroproteine del latte iniziano a denaturare. Io non voglio che le proteine coagulino, devono iniziare solamente a denaturare. Adesso estraggo i semi della vaniglia dal baccello e lo inserisco nel latte. Siamo già a 41 gradi. Intanto metto l'amido di riso nello zucchero, lo mescolo, lo verso, metto i tuorli con lo zucchero e l'amido di riso, mescolo. Ho raggiunto i 60 gradi. Ora lo portiamo a cottura. Il succo lo mettiamo quando incomincia a coagulare, perché se lo mettiamo prima facciamo il formaggio. Perché tutti gli acidi abbassano la temperatura di coagulazione, quindi se noi aggiungiamo un acido a una crema, coagula prima. Lo zucchero viceversa sfavorisce la coagulazione. Per mescolare queste creme usate sempre dei frustini molto morbidi, vi faciliterà la lavorazione. Allora incomincia adesso a ispezzirsi, dobbiamo mettere il succo di lime, portiamo a cottura e non avremo il formaggio, la versiamo immediatamente in un recipiente freddo, eccolo qua, come vedete la crema è pronta, è bella lucida, ha la densità giusta e in questo momento versiamo la gelatina, così non la scaldiamo ma si scioglie in automatico. Prima si strizza, si fa uscire l'acqua in eccesso. Ogni grammo di gelatina dovrebbe assorbire 5 grammi di acqua. La crema è pronta da mettere in frigorifero per farla raffreddare. Qui ho 400 grammi di panna montata che andrò ad unire pian piano alla crema. La panna per montare deve avere una temperatura compresa tra i 2 e i 4 gradi centigradi. Questo perché? Perché le molecole dei grassi presenti nel latte o nella panna devono essere allo stato solido, altrimenti non circondano le bolle d'aria e la panna non aumenta di volume. Perciò evitate le fonti di calore. Adesso possiamo completare il dolce. Per completare la mia crostata devo prendere una bocchetta liscia numero 6. Ok. Vado a riempire una sfera, 2 mezze sfere e 2 sfere più piccole.
e ripongo gli stampi nell'abbattitore. Se avete l'abbattitore bastano 20 minuti, se non avete l'abbattitore in un congelatore ti vogliono 5-6 ore. Avremo dei macrocristalli nel congelatore e dei microcristalli nell'abbattitore. La stessa ricetta, 2 dolci diversi. Prendo la stessa crema, la metto nella tartelletta, è molto semplice, do una spalmata e la tartelletta di base è pronta. Andremo a ultimarla con delle fettuccine di mango. Ecco. Per completare il dolce devo mettere un po' di gelatina neutra a spruzzo, poi metterò un po' di colore con del Rives qua e là e, perché no, un colpo di classe, lo vedrete dopo. Lo sapete, l'oro lo utilizzavano i romani come antiacido, ovviamente i ricchi. Noi generalmente è stato un po' cambiato, per risparmiare usiamo il biossido di alluminio, è un effetto più rapido e meno costoso. In questo caso l'oro è simbolo di ricchezza e per finire il mio cuore. Ecco a voi il mio cuore, no, il mio dolce. Eccomi, sono pronta per impiattare la mia crostata. Prendo la frolla e l'appoggio delicatamente nel piatto, la sfera grande, la mezza sfera, creo un po' di spuntoni di crema che serviranno per appoggiare i fiori. Ora prendo delle scorze di limone candite, le arrotolo, cerco di arrotolare anche il mango, faccio un'incisione nella sfera, ovviamente poi il dolce deve raggiungere la temperatura di servizio e ci metterà più o meno una ventina di minuti. E vado ad ultimarla con un po' d'oro. Ed eccovi la mia crostata.
Ti è piaciuta questa lezione? Ah! Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, Mondo di Accademia.tv ti aspetta.